Cari amici di Planet Spin, benvenuti in questo nostro nuovo video. Faccio attenzione a non cadere di sotto. Oggi mi trovo di nuovo in Costiera Cilentana al target Barracuda. Oggi poche chiacchiere e tanta pesca. Vi porto con me in questa battuta di pesca, vi faccio vedere un po' l'attrezzatura, lo spot. Speriamo di divertirci e di fare una bella cattura. Il periodo è quello giusto e il Barracuda è il target principale di questa nostra avventura di pesca. Venite con me in questo video. Andiamo ragazzi. Con non poca fatica, anzi devo dirlo, con un bel po' di fatica, perché su questo tratto della scogliera è davvero difficile riuscire a trovare la postazione giusta per pescare in uno spot che ti permetta di fare dei lanci a ventaglio. Quindi ho raggiunto una postazione che secondo me era quella ideale per insidiare il Barracuda al tramonto, che è il target di questa battuta di pesca. Manca circa un'ora più o meno al tramonto vero e proprio, e quindi iniziamo già la nostra battuta con esche abbastanza generose, importanti come dimensioni. Oggi poche chiacchiere e tanta pesca. Cerchiamo di toglierci da dosso questo cappotto che portiamo da un paio di pescate, quindi andiamo a lanciare le nostre esche artificiali. Sono riuscito a trovare una postazione leggermente più esposta, in modo che riesco a fare qualche metro in più, altrimenti qua c'è proprio acqua molto bassa. E due parole anche sull'attrezzatura che sto utilizzando oggi. Do di nuovo fiducia alla mia nuova cannetta, la SX1 7 piedi e 6, 20-50 grammi della Favorite, una canna offset che credo sia proprio delle giuste dimensioni per questo spot e anche per questa tipologia di predatori. Sul lancio la canna non troppo lunga mi aiuta a caricarla correttamente, altrimenti non potrei farlo, perché alle spalle ci sono delle rocce, quindi la canna un po' più corta mi aiuta da questo punto di vista. Forse un po' meno sulla distanza di lancio, però tutto sommato con queste esche artificiali si fanno i metri giusti, perché di solito i predatori sono proprio di passaggio nelle zone limitrofe alla scogliera, e a cavallo del tramonto speriamo di vedere anche l'azione di questa canna, la canna in piega. Vediamo cosa ci riserverà questa battuta di pesca. Sto alternando qualche recupero sotto la superficie, leggermente sotto la superficie, qualcuno schippato, proprio simulando una cuglietta che schizza sull'acqua. E invece qualche altro recupero lo faccio facendo affondare l'esca per 5-6 secondi, proprio per far lavorare l'esca artificiale sui vari strati d'acqua, per capire se ci sono dei pesci e di stimolarli, ecco, all'attacco. L'acqua è tipicamente cristallina, come solitamente in questo periodo, in questo spot, ma diciamo anche un po' tutto l'anno in questo spot l'acqua è davvero chiara,
uno spettacolo sia per chi come noi ama la pesca, ma anche per chi vive il mare dal punto di vista turistico. Alternare le fasi di recupero serve anche a non far abituare il pesce alle vibrazioni emesse dall'esca artificiale, a presentargli qualcosa di nuovo, soprattutto negli spot ad alta pressione di pesca, ovvero quelli dove l'attività dei pescatori è molto sviluppata, dove ci sono tanti pescatori, quindi i predatori hanno in qualche modo imparato a riconoscere le esche artificiali e quindi se non cambi la presentazione diventa sempre meno probabile che qualche bel pesce attacchi la tua esca. Come diciamo noi, ormai i pesci hanno imparato a leggere e scrivere. Vediamo di catturare qualche pesce analfabeta. Andando avanti in questa battuta di pesca facciamo sempre il solito cambio di esche artificiali, vari modelli, vari colori e vari tipi di recupero. Vediamo se riusciamo ad avere qualche segnale di attività su qualche artificiale in modo da insistere maggiormente. Alterno sempre colori naturali a colori di fantasia, un po' acidi. Colori naturali soprattutto nei momenti, nel periodo della giornata dove c'è ancora presenza di luce con il sole, e periodi invece di notte, per esempio, o proprio nel momento del cambio di luce al tramonto, all'alba, vario utilizzando colori più acidi, più accesi. Questa è la solita strategia che cerco di portare avanti. Stiamo arrivando all'apice di questo cambio di luce, manca davvero poco al buio e questo di solito è il momento migliore per la ricerca del barracuda, che in tante occasioni si ferma a questa mezz'oretta a cavallo del tramonto, in questa finestra di attività, come solitamente vengono chiamate questi periodi della giornata in cui aumenta l'attività predatoria, soprattutto di pesci come il barracuda, che poi scompare per tutta la giornata, quindi è possibile pescarlo all'alba nuovamente e in alcune occasioni anche di notte, anche se per esperienze pregresse di notte diventa davvero una caccia con pochi punti fermi. In alcune serate si possono fare 2-3 pesci pescando davvero tutta la notte, mentre in alcune serate invece scompaiono, quindi diventa molto difficile. Poi capitano quelle occasioni, come succede spesso nell'ambito portuale, che i pesci ci sono, li vediamo che molte volte inseguono le nostre esche artificiali o scorrazzano sotto le luci dei lampioni, sotto le barche, sotto le banchine, però poco e niente propensi ad attaccare le esche artificiali, quindi questo è il momento migliore e quindi dobbiamo insistere adesso o mai più. Fino a questo momento c'è stato proprio il nulla di nulla.
un po' il Cuda Killer, e gli mettiamo anche una sorpresina sopra. Eccolo! Pescetto non esagerato, però da coraggio. Vediamo di portarlo su senza farlo slamare, il che non è scontato. Ecco qua, il pesce c'è. Il barracuda è arrivato, non si tratta di una grande taglia, e diciamo che per la zona e per il periodo è abbastanza piccolo, comunque dà soddisfazione e dà tutto un senso diverso a questa giornata, anzi a questa serata di pesca. La battuta continua, 2 battute sulla cattura, anche se non eccezionale, ma comunque è una cattura davvero sudata in una serata molto strana, dove si sono visti giusto 2 o 3 pesci, niente di eccezionale, ma comunque la serata sta andando avanti verso il culmine di alta marea, che dovrebbe essere previsto per le 8 di questa sera, le 20, per cui ecco, siamo nella fase, mancano circa un paio d'ore al culmine di alta marea, quindi è tutto diciamo in divenire, per cui già è importante che si è visto qualche pesciotto, e aspettiamo il calare ancora della notte, l'alzarsi della marea, dell'alta marea, per capire se la taglia dei pesci aumenterà. 2 parole anche sull'azione di recupero. Questo è un artificiale che è un po' monotono, va recuperato molto lentamente, linearmente, non servono tante cercate, quindi è un po' un artificiale adatto a tutti. Questo è un suo punto a favore, però ecco, come contro è una pesca diciamo un po' noiosa, perché diciamo si è anche un po' limitato in quella che è l'azione di recupero, e quindi non a tutti può piacere. Sto pescando, ricordo, con il needle jointed di Jackfin. Bisogna fare sempre attenzione all'ancoretta centrale, ventrale, perché in successione alle catture succede sempre che il gancetto si stacca e l'ancoretta si conficca verso il corpo dell'esca, e in questo modo falsa il nuoto nell'azione di recupero, perché blocca quello che è il sistema principale della funzionalità di questa esca artificiale, ovvero la codina che si muove destra e sinistra con un nuoto scodinzolante, e quindi questo succede spesso. In successione alle catture si allarga questa sede con questo gancetto metallico dove c'è l'ancoretta, e diventa un problema in fase di nuoto, quindi sempre un po' di attenzione a come sentiamo l'esca in fase di recupero. Infatti è molto evidente a volte quando si ingarbuglia l'amo, l'ancoretta viene come se fosse pastosa, quindi anche in questo caso la trasmissione alla nostra canna
del nuoto dell'esca artificiale, la sensibilità anche della canna, il filo trecciato ci amplifica queste sensazioni e diventa tutto davvero indispensabile, perché se l'artificiale non muove bene ovviamente staremo perdendo tempo. Per rimediare alla situazione che dicevo prima, io solitamente che cosa faccio? Porto un po' di filo elastico, quello che si usa per la pesca con il vivo, per esempio, oppure per fare degli inneschi particolari. Il filo elastico che si vende in qualsiasi negozio di pesca, e gli faccio un paio di giri di filo elastico intorno all'ancoretta, in modo che la blocco giusto poco poco, per evitare che succeda quello che ho detto prima, che l'ancoretta, muovendosi, si conficca nel corpo dell'esca e falsa praticamente il movimento, e quindi peschi perdendo tempo. Quindi è molto importante fissare bene le ancorette dell'esca. E torniamo in pesca. Poi escono i mostri. Martella, martella. Eccolo! Questo è buono! Questo è buono! È un bel pesce! Emilio! Mamma che mostri! Emilio, c'è il guadino là sotto, sotto a sinistra. Scendi, scendi. Sto proprio in bilico. Oh, non ti fa male. Ha fatto il morso, Ancora no. dove sta? Da qua davanti è un bel pezzo. Emilio. Te l'ho detto, te l'ho detto. È arrivato il big! Mamma mia. Mamma mia. È arrivato il big! Mamma che spettacolo. Grande voglio. Grande voglio. Vai Emilio, mi salvate. Mamma che sfrizionate. Grande voglio. Parasauro! Mamma mia, attenzione. Non ti fa male. Non ti preoccupare. Grande voglio. In tutta la sua Grande. bellezza! Grande voglio, che mostro. Sembrava un bel pesce, ma non così grande. Questo è dedicato a tutti gli amici che seguono Planet Spin, e spero che anche loro prima o poi potranno godere di una gioia simile. Questo sì che rende questa pescata molto molto interessante. Ma siamo ancora a metà della pescata, il culmine di alta marea è alle 9, quindi ancora una bella oretta intensa di pesca. Andiamo a provare, magari esce il fratello maggiore. Questo è l'ultimo lancio, o la va o la spacca.
Allora, con questa cattura carina, no? Che rende questa battuta di pesca con tutto un altro sapore, vi saluto e vi do l'appuntamento al prossimo video, come sempre su Planet Spin Fishing. Ciao ragazzi e alla prossima!